Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. L'autismo è una neurodivergenza che interessa molte più persone di quanto si pensi. In Italia si stima che interessi circa un bambino su 80 e sempre più persone vengono diagnosticate da adulte, dando un senso così alle tante difficoltà affrontate nel corso della vita. Con l'avanzamento degli studi e delle scoperte sono caduti tanti stigmi che caratterizzavano questa condizione, ma come sempre è importante fare informazione per sensibilizzare e aiutare a comprendere questo mondo. In questo video quindi sfatiamo alcuni miti e convinzioni diffuse ma errate. Come sempre ti invito a considerare i nostri video come semplice informazione che non vuole avere alcuna velleità di diagnosi né sminuire le difficoltà che si trovano ad affrontare le persone autistiche e le loro famiglie. Anzi, il nostro scopo è quello di aiutare a comprendere e accogliere il concetto di neurodivergenza. Se il video ti piace, metti like e ricordati di iscriverti al canale. A te non costa nulla, ma a noi è di grande aiuto. L'autismo è una malattia. Falso. L'autismo non è una malattia, ma una neurodivergenza, cioè un modo di essere diverso della mente che condiziona più o meno intensamente il modo in cui la persona si relaziona con gli altri e con il mondo esterno. Questa condizione viene definita nell'ultima versione del testo di riferimento per la diagnosi, il manuale diagnostico DSM-5, come disturbo dello spettro autistico o DSA. Si parla di spettro perché le possibili manifestazioni sono moltissime, tanto da creare una molteplicità di varianti. Del resto non ci sogneremmo mai di dire che le persone neurotipiche sono tutte uguali, perché lo stesso non dovrebbe valere per quelle neurodivergenti. Dopo questo doveroso chiarimento possiamo elencare quelle che sono alcune delle caratteristiche più comuni nelle persone autistiche. Difficoltà a mantenere il contatto visivo e a guardare gli oggetti indicati. Difficoltà ad ascoltare e a comprendere i discorsi degli altri. Ripetizione di gesti o suoni definite stereotipie. Alterata sensibilità a immagini, suoni, odori o sensazioni tattili, che può essere ipo o ipersensibilità o un mix delle sensazioni stesse. Rifiuto del contatto fisico e del contenimento, come ad esempio in un abbraccio. Difficoltà ad adattarsi a cambiamenti della propria routine. Rigida preferenza di alcuni alimenti definita selettività alimentare. Gamma ristretta di interessi, a volte molto intensi, definiti interessi assorbenti. La causa dell'autismo sono i vaccini e l'alimentazione. Falso. La correlazione tra vaccini e autismo è stata completamente smentita, così come non è una malattia, non è neanche un'intossicazione. La credenza derivava da uno studio condotto con metodi antiscientifici da un medico che poi è stato radiato. Anche alcuni regimi dietetici proposti negli anni in cui si eliminavano glutine e caseine non hanno alcun vantaggio dimostrato. Ovviamente fanno eccezione quei casi in cui ci sia una intolleranza dimostrata a tali nutrienti. Gli autistici sono tutti maschi e non parlano. Falso. L'autismo è una condizione che allo stato attuale delle conoscenze interessa più maschi che femmine. Il rapporto è di una femmina per 4 maschi. Quindi, nonostante il maggiore interessamento del genere maschile, quello femminile non è escluso. Inoltre, la non verbalità è solo una delle possibili manifestazioni e non deve essere sempre presente. Ci sono tantissime persone autistiche che parlano molto bene e anche tantissimo. L'autismo si cura con i farmaci. Falso. Innanzitutto l'autismo non si cura. Questa condizione è un modo di essere della mente, pertanto non può essere curata, tantomeno con dei farmaci. Chissà cosa penseremmo se venissero a dirci: guarda, tu sei troppo neurotipico, ti do una pillola per guarire. Io non la prenderei proprio bene. Eppure le persone autistiche seguono diverse terapie che possono andare da quelle comportamentali a quelle farmacologiche. Ebbene, in questo caso le terapie non sono volte a curare l'autismo, ma a fornire un supporto, delle strategie alla persona autistica per affrontare le sue peculiari difficoltà. In alcuni casi possono anche essere prescritti dei farmaci per trattare eventuali condizioni coesistenti con l'autismo. Terapie del genere ovviamente richiedono un approccio multidisciplinare e sono finemente personalizzate. In base al grado di supporto necessario si distinguono 3 livelli di gravità, quindi attualmente si parla di livello 1, 2 o 3 in funzione del supporto crescente necessario. Non sono più utilizzati
utilizzate terminologie come ad alto funzionamento o sindrome di Asperger, che indicavano in passato persone autistiche senza necessità di supporto e anzi a volte con un quoziente intellettivo di molto superiore alla media. Tutti gli autistici sono geni. Falso. Parlando di quoziente intellettivo superiore alla media viene in mente l'altro stereotipo comune sull'autismo, cioè la genialità. Invece, così come per le persone neurotipiche, anche per quelle autistiche esiste tutta la variabilità possibile anche per il quoziente intellettivo, che può essere inferiore, nella media o superiore. Sulla genialità delle persone autistiche però mi ha fatto sorridere una considerazione fatta da una docente statunitense, anch'essa autistica, che disse: probabilmente se non esistessero gli autistici staremmo ancora nelle caverne a parlare del più e del meno. In effetti non abbiamo prove che alcune delle più grandi invenzioni dell'umanità non siano state fatte da persone autistiche completamente concentrate sui loro interessi assorbenti fino al punto da avere idee geniali. Abbiamo visto cos'è l'autismo e sfatato qualche convinzione errata. Io vi ricordo che il nostro scopo è quello di informare e sensibilizzare. Non vogliamo né sminuire né offendere nessuno e vi prego di essere educati nei commenti. Non c'è bisogno di stereotipi, di puzzle blu con pezzi mancanti, ma solo di voglia di comprendere e includere. Le famiglie con bambini autistici hanno bisogno di accesso alla diagnosi precoce, supporto terapeutico, comprensione e di un atteggiamento davvero inclusivo. Se tutti riuscissimo a comprendere la bellezza della diversità così come apprezziamo i colori di un arcobaleno e a superare il limite del considerare giusto solo ciò che è tipico, probabilmente gli autistici avrebbero meno difficoltà. Tu cosa ne pensi o che esperienza hai avuto? Scrivilo nei commenti. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.